Benvenuta, benvenuta su Shiva Shakti TV. In questo nuovo satsanga parleremo della grande forza della vita. Continuate a seguirci. La grande forza della vita. Oggi giriamo questo video nella sacra terra di San Francesco ad Assisi e siamo qui vicino a San Damiano, un luogo meraviglioso in cui la luce di San Francesco e di Santa Chiara brillano molto intensamente. San Damiano è un posto splendido dove San Francesco ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita, dove ha composto il Cantico delle Creature e dove ancora si sente profonda la sua spiritualità. In questo luogo benedetto ho deciso di registrare questo satsanga a beneficio di tutti coloro che vorranno ascoltarlo e parlerò della grande forza della vita, quel potere dentro ognuno di noi che serve a risvegliarci e a farci proseguire nel duro cammino della vita e a superare gli ostacoli che tutti incontriamo e normalmente dobbiamo affrontare, perché la vita ci porta innumerevoli lezioni. Ma in questo satsanga vorrei soprattutto sottolineare l'importanza di riuscire a sviluppare la resilienza, la forza, la determinazione che attiva la forza della vita. E molte persone purtroppo vivono situazioni così difficili, così faticose, così intimamente dolorose che non riescono effettivamente a trovare la speranza, a trovare la forza per proseguire il cammino. È una delle piaghe peggiori della nostra società, ma in tutto il mondo, è la piaga dei suicidi. Le persone che vivono momenti di tale disperazione da non essere più in grado di vedere un futuro, di non essere più in grado di comprendere che a ogni problema, a ogni difficoltà si può trovare una soluzione. E allora in questo luogo dove la spiritualità è presente da moltissimi secoli, io vorrei lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che con fatica affrontano momenti della vita che portano disperazione, angoscia e dolore. A ogni cosa c'è una soluzione e per ciascuno c'è qualcun altro che è disposto ad ascoltare, a incoraggiarvi, a starvi accanto, a indicarvi una via che vi possa portare distante dall'oscurità che state vivendo e che siate in grado naturalmente di affrontare. Questo è importante perché naturalmente per tutti noi esiste il momento della disperazione. Dico questo perché anch'io ho vissuto dei momenti molto difficili, in cui nella mente poteva materializzarsi l'idea che la morte era una soluzione. Ma spiritualmente non stanno così le cose. Sicuramente Dio e i grandi santi hanno una enorme compassione per tutti coloro che vivono momenti di disperazione e non credo ci sia inferno per coloro che già vivono l'inferno sulla terra, ma non c'è neanche un paradiso che ti consenta di dimenticare tutte le sofferenze che stai vivendo. Nella realtà dei fatti il karma che guida le nostre vite
ci porta ad affrontare quelle lezioni, per quanto dure, severe e a volte all'apparenza impossibili da affrontare, che dobbiamo in ogni modo incontrare quando questo fa parte del nostro karma. Allora c'è grande comprensione per la disperazione che può cogliere un'anima che sta affrontando qualcosa che interiormente non pensa di riuscire a superare. E ci sono talmente tanti esempi di persone prese dalla disperazione che hanno deciso di compiere gesti estremi. La realtà è che se voi interrompete il flusso della vostra vita, nella prossima incarnazione ricomincerete esattamente da dove avete lasciato. Non si risolve nulla andandosene prima del tempo. La soluzione avviene quando, con la forza e la determinazione, continuate a combattere fino a quando non avete risolto il problema. Nella mente spesso si fa strada l'idea che non ci sia soluzione ad alcuni problemi, ma non è così. Il grido di disperazione trova sempre qualcuno disposto ad ascoltarlo e a intervenire per aiutarvi, a starvi accanto, a sentire la vostra sofferenza e cercare di condividere con voi i momenti più bui per portare un po' di luce. Naturalmente ci sono persone che hanno questa capacità, come gli psicologi, gli psicoterapeuti e tutti i medici che possono esservi d'aiuto, e ogni soluzione è benedetta perché è comunque una soluzione che viene da Dio. Ma a livello spirituale ci sono persone che possono esservi accanto e ascoltare le vostre fatiche, i vostri dolori e aiutarvi a trovare un senso della vita e a volte una soluzione che in certi momenti non si riesce a distinguere, non si vede, non si percepisce, ma c'è. Chi non è coinvolto emotivamente all'interno di un problema ha spesso la possibilità di valutare meglio quelle che sono le possibili vie per uscire da un labirinto che altrimenti sembra impossibile da superare. Ciò che è necessario è mantenere viva la fiamma della speranza, mantenere viva il coraggio che ci consente di sperare e di credere che riusciremo a superare qualunque ostacolo, qualunque sofferenza. Sicuramente il mondo è ricco di esempi in cui le persone hanno dovuto affrontare momenti di grande dolore e questi momenti di grande dolore sembra che non abbiano possibilità di essere superati, ma non è così. C'è la speranza e c'è l'aiuto. Chiedetelo se avete bisogno di superare un momento di difficoltà. E anche sul piano spirituale sappiate che tutte le entità sacre, gli spiriti sacri, i santi, le incarnazioni divine che hanno posato piede su questo mondo sono a vostra disposizione per aiutarvi e attendono soltanto che entriate in sintonia con il loro volere per aiutarvi e sostenervi nei momenti più bui. Una bella storia che viene dal Brasile racconta di un uomo che cammina sulla spiaggia accompagnato dal Cristo e stanno osservando le ombre e le orme del cammino di quest'uomo sulla terra quando era in vita. E nel mentre che passano osserva queste impronte e dice al Cristo: qui è dove ho ottenuto un grande successo, qui è dove ho ottenuto una grande fortuna. E poi a un certo punto, invece di vedere due coppie di orme, ne vede solo più una. Guarda il Cristo,
con uno sguardo sofferente gli dice: qui è stato il momento più difficile della mia vita, è qui dove non ho più sentito la tua presenza. E il Cristo lo guarda con amore e gli dice: qui vedi solo un paio di orme, perché è qui che ti ho preso in braccio e ti ho aiutato ad attraversare il momento del dolore. Ora è una bella storia, molto New Age. Normalmente io non faccio questi racconti perché vivo una tradizione molto old age, di migliaia di anni. Ma questo è un bell'esempio e vorrei che lo ricordaste, perché vorrei che vi rendeste conto che c'è sempre speranza e soprattutto c'è sempre la mano di Dio accanto a ognuno di noi. Non perdete la speranza e se avete fede non perdetela, perché attraverso un cammino di consapevolezza di un momento di dolore potete rinascere e ritrovare voi stessi più puri, più forti, più determinati. Ma quell'ostacolo particolarmente oscuro va superato a tutti i costi. Non arrendetevi, non fate vincere il vostro karma passato che vi suggerisce che la morte può essere una soluzione al problema che state vivendo. Non ascoltate la voce del passato che vi ha messo in situazioni per cui adesso state vivendo un momento di dolore. Ascoltate la voce della saggezza, ascoltate la voce dello spirito, ascoltate la voce di coloro che vogliono aiutarvi realmente, che non chiedono nulla, ma che vi offrono il loro aiuto. Si dice che non esiste un pasto gratis e che chiunque chieda qualcosa o offra qualcosa vuole in cambio qualcos'altro. Non è vero. Ci sono situazioni in cui abbiamo semplicemente bisogno di aiuto e possiamo trovarlo. Dobbiamo avere il coraggio di chiederlo. Non chiudetevi in voi stessi, ma apritevi. E se non riuscite a trovare questa comprensione da chi è intorno a voi, allora andate alla ricerca di una comprensione più vasta, di una comprensione che è quella dello spirito. Troverete sicuramente persone che hanno dedicato la vita a Dio, che sono in grado di aiutarvi, di parlare con voi e di aiutarvi a superare i momenti più difficili. Non fate la scelta di abbandonare la lotta perché vi sembra impossibile da superare. Non è vero, è un'illusione. Ogni dolore, ogni sofferenza trova la sua giusta collocazione con il tempo e quell'asprezza del dolore diminuisce con il tempo. Ma per superare il momento di crisi in cui non si vede la speranza, può essere necessario un aiuto esterno. Non vergognatevi di chiedere questo aiuto. Non vergognatevi di rivolgervi a chi sa aiutarvi. Parlate con chi potete incontrare e che ha le abilità e le conoscenze per venirvi incontro. Ma non trascurate la strada dello spirito, non trascurate la strada della saggezza spirituale e dell'amore che dovrebbe essere nel cuore di coloro che vi accolgono. Siate coraggiosi, apritevi e fate in modo che le persone che vogliono aiutarvi possano tendere una mano. Afferratela, non guardatela con indifferenza. Tentate ogni strada e se una non vi porta fuori dell'oscurità, ce ne sarà un'altra che è fatta per voi e che vi potrà aiutare. Io ho ascoltato molte persone nel corso della vita e mi hanno confidato grandi sofferenze, ma bisogna avere la forza e il coraggio di guardare in faccia l'oscurità, passarvi attraverso e emergere vittoriosi. E si può fare. Non accettate la sconfitta della vita, perché la vita non è qui per abbattervi
è qui per insegnarvi ad essere forti. Non vi arrendete, scoprite dentro di voi la grande forza della vita, scoprite dentro di voi il potere della vita e fatelo risplendere. Fate in modo che quella luce brilli dentro di voi e allontani la disperazione, allontani il dolore estremo, allontani tutto ciò che vi fa perdere la speranza e riscoprite la vostra forza. Dentro di voi c'è una forza così potente, così grande che potete sicuramente affrontare il male che arriva. Dio non manda una prova, non permette che il karma sia così forte da potervi abbattere. Ma se in un momento di disperazione non vedete quello che vi serve per riuscire a superare il male che vi affligge, allora chiedete aiuto. Qualcun altro potrebbe aver vissuto la vostra stessa esperienza. Qualcun altro potrebbe aver visto quel dolore che voi state sperimentando e potrebbe aver trovato il modo per uscire da quel terribile labirinto oscuro. Non perdete la speranza, perché la speranza accende la grande forza della vita che è dentro ognuno di noi. Lottate con coraggio, con forza, non vi arrendete, perché potete riuscire a superare ogni dolore, ogni sofferenza. Non vi dico questo perché la mia sia stata una vita facile. Ho avuto momenti di disperazione e di dolore così intensi che anch'io ho dovuto combattere contro i pensieri che credevo mi avrebbero condotto verso una soluzione al problema, ma in realtà sarebbe stata una fuga. E avrei reincontrato in una vita successiva gli stessi problemi che in questo momento o in quel momento mi potevano fermare, mi intimorivano, mi creavano un dolore così profondo e così intollerabile che non vedevo altro che la disperazione. Eppure una piccola luce che nasce dallo spirito ha acceso una fiamma così intensa che ha scacciato ogni oscurità. E non è stato solo per me. Molte altre persone hanno potuto superare il dolore e la sofferenza in questo modo. Non sottovalutate il potere dello spirito, perché lo spirito è onnipotente e può agire su di voi come ha agito su tutti gli altri. Naturalmente, usufruite dell'aiuto degli specialisti, di coloro che sono preposti ad aiutarvi nel momento in cui ne avete bisogno. Non temete qualunque strumento vi possa essere utile per superare il male, ma tenete in considerazione, nella più alta considerazione, che quando rivolgete lo sguardo verso il cielo è il momento in cui le nuvole si diradano e il sole appare nuovamente. Profonde esperienze mi hanno condotto a desiderare di parlarvi di questo argomento, perché troppe persone si arrendono al fato, troppe persone si arrendono alla sofferenza e al dolore e fuggono nell'altra vita sperando di risolvere così i problemi. Ebbene, non è così che potrete superare le vostre difficoltà. In questo momento, se state vivendo una situazione di sofferenza, sappiate che questo vi rende degli eroi, gli eroi che possono combattere contro il proprio karma e vincere. Vi incoraggio ad affrontare la vita, ad affrontarla direttamente, faccia a faccia, a non lasciarvi sconfiggere. E se avete bisogno di aiuto, molte persone sono a vostra disposizione. Cercatele, cercate le persone giuste e sicuramente troverete una via per superare il dolore e ritrovare la luce dentro di voi. Spero che vorrete ascoltare questo mio consiglio e se conoscete persone che stanno vivendo
un momento di sofferenza intensa, fate ascoltare questo messaggio. Noi come monaci siamo sempre a disposizione di tutti coloro che possono aver bisogno di un aiuto. Non ci tiriamo indietro, non abbandoniamo nessuno. Ma siate forti, combattete, non lasciatevi fermare. Questa è la più grande arte marziale, l'arte marziale che affronta la vita e cerca di vincere con l'aiuto della luce e dello spirito, con l'aiuto dell'amore e della saggezza. Trovate dentro di voi le armi, diventate forti, superate ogni sofferenza. Con questo spero di aiutarvi, incoraggiarvi. Non perdete la speranza, perché la speranza sarà con voi sempre se la mantenete accesa. Alimentate questa fiamma, alimentate il potere dello spirito, alimentate la grande forza della vita, che risplenda dentro di voi e vi aiuti a vedere la realtà che ci porta sempre più vicino a Dio. E allora anche il momento più duro potrebbe diventare la più grande benedizione della vostra esistenza, il più grande momento in cui potete risalire e ritornare verso la superficie, respirare di nuovo la libera aria e vedere la luce come fosse la prima volta. Non perdete la speranza, combattete, siate dei veri guerrieri, i veri guerrieri che dovete essere nella vita per poter affrontare il vostro destino, vincere e diventare veri figli di Dio. Vi ringrazio per aver ascoltato questo satsanga. Spero che possa esservi di aiuto e aiutare tutte le persone che vivono un momento di difficoltà. Noi di Shiva Shakti TV lavoriamo affinché le persone possano trovare uno scopo nella vita, affinché possano trovare la luce dentro loro stessi. Non importa quale tradizione religiosa decidete di seguire, o quali insegnamenti o quale filosofia. Dio è presente in ogni sentiero, è presente in ogni pensiero buono, e pensiero è quello che influenza la vostra mente, vi consentirà di affrontare il dolore e la sofferenza. Pensate in termini di forza, in termini di grandezza, e riuscirete a superare ogni ostacolo. Namaste.